Togliendo il fango con le mani. Quello che sto per raccontarvi è il terzo episodio del viaggio in Nepal. Un viaggio cominciato a Kathmandu insieme agli amici Simone, Luca, Lorenzo e Viero, che ho raccontato nel primo episodio. Poi ci siamo spostati nell'Himalaya, raccontato nel secondo episodio. Nel terzo episodio invece Lorenzo ci ha lasciato e noi abbiamo proseguito verso il sud, al confine quasi con l'India, nella giungla. Abbiamo fatto così tanta strada con un solo obiettivo: vedere la tigre in cattività. La tigre è vergognosamente un animale in via d'estinzione. È incredibile che ne siano rimasti soltanto 4.000 esemplari, forse meno. E sono rimaste poche le zone al mondo dove si può vedere nel suo habitat naturale, che non è lo zoo. Il racconto di questa esperienza è racchiuso in questo terzo episodio chiamato La giungla. La vita nel villaggio è tutt'una con gli animali. Scimmie, elefanti e coccodrilli convivono con gli abitanti in un paesaggio dipinto dai colori della terra. Anche le case sono fatte di terra e legno e protette da grassio di elefante. Qui conosciamo due ragazzi che ci faranno da guida, Krishna e Prodi. E con loro passeremo giornate a cercare animali con vari mezzi possibili: jeep, elefanti e a piedi. No problem. Grazie, prendi l'acqua per davvero. Ci spiegano che gli elefanti selvatici possono essere molto aggressivi, mentre quelli su cui siamo sopra sono addomesticati a roncolate. Il giorno che andammo alla ricerca della tigre, per non farsi sentire dagli animali, anche se è rischioso, bisogna addentrarsi a piedi e in silenzio. Così, la sera precedente alla spedizione, Krishna ci dà tutte le raccomandazioni necessarie. Vestiti lunghi, doppi calzini per i morsi di serpenti, evitare colori sgargianti per non attirare l'aggressione di qualsiasi animale. I consigli poi sono continuati anche dentro la giungla. Ci si deve muovere come cacciatori, a caccia però non di prede ma di scatti fotografici. Avvistare la tigre è molto difficile, gli esemplari sono pochi e come ogni felino ti sente e ti vede. Ci racconta Krishna
che molti prima di noi sono andati via senza riuscire ad avvistarla. Intanto le nostre guide continuano con le precauzioni per gli animali della giungla. Guardare spesso in alto dove dormono serpenti letali e il ghepardo. Se incontri da vicino invece la tigre, guardala fissa negli occhi e lei scapperà. E se hai un incontro ravvicinato con un coccodrillo, puoi accarezzargli la pancia e lui si rilassa. Voglio bene. Se invece sei a tiro di rinoceronti ed elefanti, scappa te, perché loro sono aggressivi e veloci. Tante raccomandazioni e tanti rischi, e le uniche soluzioni erano guardare in faccia la tigre e carezzare il coccodrillo. Sembrava di parlare con Mowgli del libro della giungla. La prima tattica adottata per tentare di vedere la tigre è stata l'appostamento. Ore ed ore, anche noiose, a mangiare uova sode. L'obiettivo di questa avventura è riuscire di vedere almeno un attimo la tigre in cattività. Altri viaggiatori hanno faticato giorni, c'è chi neanche è riuscito a vederla. E per noi riuscire a portare a casa almeno uno scatto è la missione. Dopo lungo aspettare arriva una segnalazione a Krishna. È stata avvistata la tigre al fiume. E perché non andarle incontro? Perché non andare verso quel fiume dove puoi incontrare gli animali che ti avevano detto di evitare? Poi pensi, vabbè, se te lo dicono ragazzi nati nella giungla, stai tranquillo. Cazzo sarà? No, adesso è attento alle vite, sono tutti nudi. Cazzo andava. Dopo fughe lunghissime, che spesso non sapevo da cosa, rallentiamo. Troviamo le prime impronte fresche della tigre, non è lontana, e ovviamente le seguiamo. Andiamo così incontro alla tigre. Attraversiamo un fiume in secca con qualche pozza d'acqua rimasta, e un'altra raccomandazione, come portare scarpe e calzini doppi, non è servita a niente.
Si comincia poi a vedere con il binocolo una macchia arancione e nera. È la tigre che riposa sulla riva del fiume. Gli andiamo incontro cercando di avvicinarsi quanto basta per osservarla, ma anche per scappare. Avanziamo fino a che Krishna ci ferma. È pericoloso andare oltre e rimaniamo così per qualche minuto ad osservarla. Ci passiamo il binocolo e macchine fotografiche per vederla meglio e a turno, emozionati, ammiriamo una delle poche tigri ancora rimaste e trionfalmente strappiamo il famoso scatto. Quando la tigre ci ha visto, per fortuna è rientrata nella foresta ruggendo e quel suono potente e libero faceva paura. Quello che chiamavamo distanze di sicurezza in realtà sarebbero stati secondi se la tigre avesse voluto. Anche per quello, una volta al sicuro, ci siamo entusiasmati per averla vista e sentita, anche se soltanto per alcuni minuti, dopo ore di ricerca. Un'attesa ripagata per l'emozione e per aver raggiunto quella missione, che era di portarsi a casa lo scatto. Rientriamo nel villaggio dove ci aspettano i soliti elefanti, quelli addomesticati, i soliti coccodrilli, le solite scimmie. Ma prima di ripartire e lasciare la giungla, Simone decide di contraccambiare l'emozione della tigre, lasciandogli una tigre tutta sua, una tigre che in questa giungla ancora non avevano mai visto. Tanti chilometri per arrivare, giornate di escursioni per vedere soltanto qualche minuto la tigre. Ma ne è valsa la pena. Per l'adrenalina, il senso dell'avventura, dell'esplorazione ed infine la gioia di aver visto la tigre nella sua giungla, sentito il suo ruggito e riusciti a fotografarla. Sarà solo uno scatto, ma senza quello scatto non ci sarebbe stata questa storia da raccontare. E quando guardo quella foto, mi ricordo che per davvero siamo andati nella giungla, disarmati, a caccia di una tigre. E mi sento, per un giorno, un po' Mowgli anch'io. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Il prossimo sarà l'ultimo capitolo, dedicato alle strade. Se volete vedere il prossimo capitolo o quelli precedenti, iscrivetevi al canale e così potete aiutarmi anche nel mio lavoro. Grazie.